tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa elegantissima poncio o maglia che io ho deciso di chiamare farfalla notturna. Per poterla realizzare ho utilizzato due filati lavorandoli insieme, ossia il soufflé e il pailette della lana gatto. Guardate che meraviglia, quanto è venuta luminosa questa maglia o poncio. Io ho utilizzato appunto questi due colori, ma vi faccio vedere altre combinazioni. Potete usare sempre il nero solo con il soufflé nero per averlo ancora più luminoso, oppure potete utilizzare, se vi piacciono i filati un po' più chiari, potete utilizzare il bianco con, scusate per il ventilatore ma fa caldissimo quindi ho preso questo piccolino, potete usare il bianco con l'avorio, oppure possiamo optare per dei colori come il grigio, e guardate qui che meraviglia, grigio paillette, grigio soufflé, e potreste anche invece fare il nero con il grigio, anche questo verrebbe molto bello, molto raffinato come abbinamento colore. Per quanto riguarda il quantitativo, allora io vi dico che ho utilizzato una sola soufflé e 4 gomitoli del paillette. Ora, per quanto riguarda le taglie più grandi, ho lavorato con un 104,5, questo perché volevo una lavorazione comunque bella morbida. Per quanto riguarda le altre taglie, taglia M sempre una sola cake soufflé e vi consiglio 5 gomitoli del paillette, mentre per quanto riguarda una taglia L va benissimo sempre una sola cake, perché a me viene avanzata veramente tanta, e 6 gomitoli invece del paillette, che sono da 50 grammi. Questo perché rispetto a me dovete fare i due rettangoli un po' più alti. Ricordate che le catenelle iniziali corrispondono all'altezza, quindi se avete molto seno vi conviene comunque fare dei motivi in più rispetto a me, quindi io vi consiglio un motivo in più per la taglia M, due motivi in più per la taglia L. E per quanto riguarda la lunghezza, anche in questo caso vi consiglio 5 cm in più rispetto a me per una taglia M, 10 cm in più per una taglia L. Naturalmente io nel tutorial vi dico comunque le misure, in modo tale che potete basarvi sulle mie misure appunto per fare poi quelle che vi occorrono. Però ricordate sempre che le catenelle iniziali devono corrispondere a quanto la volete lunga, quindi deve andare dalla spalla a, io l'ho fatta abbastanza lunga, diciamo che mi è arrivato comunque quasi ai fianchi, quindi ragionate un po' su quello, e rispetto a me appunto se avete molto seno andate ad aumentare per quanto riguarda le catenelle iniziali. Per quanto riguarda la lavorazione vi posso assicurare che è semplicissima, perché è un giro che va sempre ripetuto. Si vanno a fare due rettangoli identici, quindi si montano le stesse catenelle, si raggiunge la stessa lunghezza, e però per quando si vanno a cucire il rettangolo davanti va un lato messo sotto sopra, in modo da ottenere questo incrocio, e poi si cuce sulle spalle e un pochino anche lateralmente, non tantissimo, e anche questo ve lo spiego durante il video tutorial. Questo vi permette appunto di avere questa creazione veramente molto morbida, che sembra appunto quello di una farfalla, l'apertura, guardate qua che bella, quanto è bellissima, luminosissima, mi piace tantissimo, e avere questo incrocio particolare sul davanti. Potete indossare questa maglia come poncho, come lo sto indossando io, sopra un vestito che ha il top a fascia, ma potete anche indossarlo con una maglietta corta e dei pantaloni o delle gonne a vita alta, oppure potete usarla sopra, se siete soprattutto ragazze, sopra dei pantaloni, una gonna corta e un top a fascia sotto, o un costume se vi piace portarlo in spiaggia per qualche drink la sera. Quindi vi potete sbizzarrire a usare questo poncio, questa maglia, come più preferite. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se così, come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia poncio io ho deciso di utilizzare il soufflé della Stelly Yarn e il filato paillette della lana gatto. Ora vi dico già che ho usato il bordeaux del soufflé con il nero del paillette. Qua però vedete altre combinazioni colore, potreste anche fare il nero con soufflé grigio, oppure c'è anche il soufflé nero che potreste unire al grigio, quindi vi potete sbizzarrire. Magari se non volete un colore forte come il mio, potete optare appunto per questo più delicato, dove abbiamo appunto il bianco con l'avorio.
avorio o il grigio con il grigio, quindi vi potete sbizzarrire. Lavorerò con uncinetto il numero 4 e mezzo, andremo a fare due rettangoli uguali, però poi li andremo a cucire in modo da creare, come avrete visto all'inizio del video, un effetto farfalla, quindi un incrocio sul davanti. Però i due rettangoli devono essere stati fatti uguali, quindi stesso numero di catenelle, stessa misurazione in lunghezza. Le catenelle iniziali sono all'altezza del nostro rettangolo, che devono corrispondere dalla spalla a fin dove volete che vi arrivi il poncio. Io questa volta sono scesa di più rispetto alla vita, sono arrivata quasi ai fianchi, e per fare ciò ho montato un totale di 89 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 12 catenelle a cui ne vanno aggiunte 5. Ora, per una taglia M io vi direi di aggiungere un motivo in più rispetto a me, quindi a me 89 catenelle montatene altre 12, mentre per una taglia L montatene altre 24, quindi due motivi in più rispetto a me, fermo restando che se usate un filato diverso, a quel punto basatevi arrivando dalla spalla fino a dove volete che vi arrivi il vostro poncio. Comunque, anche se usate il mio stesso filato, vedete bene fin dove vi dovete arrivare. Tenete sempre presente che se avete un seno abbondante, anche se pensate che sia troppo aggiungere due motivi, meglio metterne due, perché comunque l'effetto incrociato sul davanti vi tirerà molto sulla maglia, quindi se avete un molto seno si alzerà parecchio, quindi in questo caso vi consiglio appunto di mettere due motivi in più rispetto a me. Detto ciò, quindi io vi faccio vedere su un campione come andare a lavorare. Vi ricordo che lavorerò con l'uncinetto il 4,5, però unendo questi due colori, e come avete visto sono colori molto scuri, preferisco farvi vedere con un altro filato come si va a lavorare questa creazione, e non vi preoccupate perché è un giro che va sempre ripetuto, molto semplice. Quindi spostiamo tutto, io qui ho un piccolo campione e andiamo a lavorare, e andiamo a fare 2 catenelle che sono, scusatemi, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Entro nella prima catenella di base e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi una e 2, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 4 maglie e 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, e vado a fare quindi una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e di nuovo 3 maglie alte, una, 2, 3. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi salto 3 catenelle, vado a fare 3 maglie alte, una, 2 e 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo 3 maglie alte, una, 2, 3. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta,
catenella di separazione, salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il giro. Terminiamo, quindi entro nella quarta catenella e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3, salto 3 catenelle e vado a fare le ultime 3 maglie alte, 1 2 e 3, e ho terminato così il giro. Mi raccomando, le catenelle in più, perché sapete che io ne vado sempre a fare un più per paura di aver perso qualche catenella nel contare, le andiamo poi a sfilare in questa maniera molto semplice. Questo si può fare quando abbiamo appunto lavorazione a pannelli. Quando si lavora in tondo, lì dobbiamo stare più attente quando andiamo a contare. Detto ciò, mi giro con la lavorazione, vado a ripetere il giro, e questa volta sarà il giro che ripeteremo sempre perché abbiamo sempre la stessa base. Quindi andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, salto tutto, vado direttamente dove ho la terza del mio secondo gruppo di maglie alte e all'interno vado a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 3, catenella di separazione, vado all'interno del ventaglio e vado a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione e si ricomincia. Vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3. Vado direttamente sopra la terza del secondo gruppo di 3 maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, ventaglio nel ventaglio, quindi entro nell'archetto, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Scusatemi, devo tirare un po' di filo, e quindi 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 2 3, 3 maglie alte sopra la terza del secondo gruppo di 3 maglie alte, quindi 1 2 3, catenella di separazione, entriamo nell'archetto del ventaglio, andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione, terminiamo il tutto facendo sempre 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi 1 2 3, 3 maglie alte nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta, quindi 1 2 2 e 3, e poi si ricomincia da capo andando di nuovo a fare lo stesso giro. Quindi io adesso sto facendo il primo rettangolo, vi ricordo che io sto lavorando insieme 2 filati, ossia il soufflé e il pailette, e vi dirò quante volte, non quante volte ho ripetuto il giro, ma quanti centimetri sono andata a lavorare. Ricordate sempre che la lunghezza deve corrispondere da diciamo poco sotto la spalla fino a poco sotto l'altra spalla, quindi la larghezza della spalla più delle spalle più almeno un 10 centimetri rispetto alla larghezza delle spalle. Comunque io vi dirò alla fine quanto sono andata a fare a lunga questo rettangolo. Ho terminato il mio primo pannello, vi ricordo che in altezza era 44 cm, come lunghezza sono arrivata a 65 cm. Adesso andrò a fare un altro pannello identico montando lo stesso numero di catenelle e arrivando alla stessa misura. Mi raccomando, per le taglie più grandi, come ho detto, taglia M e taglia L, taglia M un motivo in più rispetto a me e taglia L 2 motivi in più rispetto a me,
dipende naturalmente fin dove volete che vi arrivi il vostro poncio. E l'unica cosa come lunghezza, io direi che per una taglia M deve andare a fare almeno un 5 cm in più rispetto a me, taglia L almeno 10 cm in più rispetto a me. Ho terminato anche il secondo pannello, ora dobbiamo andare a cucire insieme, ma vi faccio vedere una cosa. Il pannello che abbiamo qui sul davanti, vedete, in questo momento è messo sopra all'altro, però giro un attimo, prendiamo l'angolo sotto da questa parte, l'angolo di qua, e facciamo in questa maniera e poi riportiamo uguale come abbiamo fatto prima. Questo per avere l'incrocio sul davanti, vedete, si è creato questo bellissimo incrocio. Adesso dobbiamo andare a cucire. Io cucirò per almeno 10 centimetri e poi naturalmente vi dirò se cucirò anche un po' di più. Restiamo per adesso 10 centimetri, e anche da quest'altra parte. Però naturalmente io lo indosserò e poi vi farò sapere precisamente quanti centimetri sono andata a cucire e quanti dovreste cucire per una taglia M e L. E poi cuciremo lateralmente partendo da sotto verso l'alto, lasciando aperto lo scalfo sia a destra che a sinistra. Anche in questo caso vi farò sapere quanto sono andata a cucire. Sotto invece non cucirò, penso che lo lascerò senza cuciture. Quindi adesso inizio a cucire e poi vi darò tutte le informazioni finali. Allora, ho cucito le due parti e qui dall'esterno verso l'interno ho cucito per 25 centimetri, anche da quest'altro lato. Ora quindi ho lasciato liberi un totale di circa 24 centimetri. Mi raccomando, per le taglie più grandi delle mie lasciate sempre tra i 24 e i 26 centimetri dietro, quindi cucite tutto il resto. Quindi se io ho cucito per 25, una taglia M vado a cucire per 26-27 centimetri sia a destra e a sinistra, una taglia L arrivi anche a 29 centimetri sia a destra che a sinistra. L'importante è che qui lasciate almeno tra i 24 e i 26 centimetri. Per quanto riguarda lateralmente, sono andata a cucire 7 centimetri e questo lo consiglio per quasi tutte le taglie. Al massimo arrivate a cucire per 10 centimetri, non di più. Lasciate lo scalfo bello aperto. Detto ciò, anche questa creazione è terminata.